Se fate notare a una femminista che l'idea del patriarcato è incompatibile col fatto che nelle guerre per difendere interi paesi e comunità si sacrificano soltanto uomini, vi risponderà che anche la guerra in sé è il prodotto della cultura patriarcale, dell'impulso violento tipicamente maschile. L'ex presidente americano Barack Obama sposò questa visione quando disse che se il mondo fosse governato da donne non ci sarebbero più guerre. Già la storia smentisce questa ruffianeria furbetta, ma se guardiamo al presente, la contraddizione è ancora più evidente, specie in Europa. Insieme a qualche personaggetto invasato ma di secondo piano che porta acqua al mulino dei guerrafondai, sul palcoscenico politico che più spinge per armare il continente fino ai denti, oggi ci sono solo donne. Ursula von der Leyen in testa a tutti, spinge per indebitare noi e i nostri figli per 800 miliardi di euro in un programma di riarmo che cerca di far digerire agli europei chiamandolo programma di prontezza. Kaja Kallas rilascia dichiarazioni che Maria la Sanguinaria impallidirebbe d'imbarazzo e sembra di non vedere l'ora di mandare i nostri figli a morire non si sa bene per cosa. A presidiare la morsa del debito un'altra donna, Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che non vede l'ora di pescare dai nostri conti correnti per alimentare le varie lobby delle armi. Questo stato maggiore di portatrici di estrogeni in divisa, che al grido di armiamoci e partite non vede l'ora di mandare al macello un sacco di inutili maschi bianchi eterosessuali, conta anche un personaggio emerso da poco, ma che già si è distinto come simbolo perfetto di quanta pace può portare al mondo una leadership femminile. Si tratta di Hadja Lahbib, commissaria comunitaria per la gestione delle crisi, che si è posta il problema di cosa dovrebbero fare gli europei nelle prime 72 ore di emergenza conseguenti a un attacco armato proveniente dall'esterno. Proprio quello che le pazze furiose in carica come lei stanno cercando in ogni modo di ottenere sulla pelle nostra. Ed ecco allora che la simpatica Lahbib decide di pubblicare un video tutorial su come prepararsi un kit di sopravvivenza. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. Musichetta buffa, espressione allegra e battutine, come se si stesse parlando di una gita e non della tragedia globale che loro stesse stanno apparecchiando. Ci dice di mettere in borsa documenti, fonti di luce, acqua, cibo, un coltellino svizzero, farmaci, contanti, fintanto che non li hanno aboliti, ma anche carte da gioco e una radio. Il tutto da infilare in uno zaino con la patch di quello straccio blu che in 30 anni ha così tanto contribuito a distruggere la figura maschile con l'azione coordinata di una serie di agenzie di propaganda e di governance, le stesse che hanno portato alla squalificazione di quegli uomini che ora queste donne di potere sognano di poter inviare impunemente a morire al fronte, ovviamente a spese della comunità, chiamata a pagare per il suo stesso suicidio. Il tutto condito da una risata idiota che ben rappresenta il degrado di un impero, quello europeo, mai esistito eppure in dissoluzione. Un quadro grottesco, ben rappresentato da una geniale vignetta di Albert Comics. In conclusione, se questo è il mondo di pace portato dalla leadership femminile, allora state pronti a essere vaporizzati, insieme al vostro zainetto dell'Unione Europea.